Quante cose non hai fatto e continui a non fare solamente per paura del giudizio degli altri? Quante opportunità hai sprecato per paura che qualcuno possa guardarti in un determinato modo o ridere di te o dire qualcosa solamente perché stai provando a fare qualcosa di nuovo? Nel momento in cui torni a casa poi ti trovi lì, nel momento peggiore, in cui pensi a tutte le opportunità che ti sei lasciato passare davanti e a tutte le cose buone che sarebbero potute succedere. Ci sono dei modi per superare questa situazione di blocco e riuscire a sbloccare un po' in più e lasciar stare finalmente questo giudizio degli altri di cui non ce ne può fregare di meno. Partiamo quindi dal primo punto, cioè quello di riconoscere il punto di vista. Mettiamo caso che portiamo un braccialetto d'oro in un negozio specializzato in argento. Quel braccialetto non verrà mai valutato nel modo in cui verrà valutato in un negozio invece specializzato in oro. Questo perché? Non perché il braccialetto abbia cambiato valore, ma perché è stato portato nel posto giusto in cui gli si attribuisce il valore corretto. Con questa metafora quindi voglio dire che bisogna riconoscere sempre il punto di vista della persona che giudica, cioè se ci arriva da una persona che ci vuole bene, se ci arriva da qualcuno che non se ne intende proprio di quello di cui sta parlando o se ci arriva solamente da qualcuno che ha l'unico scopo di ferirci. Spesso però la cosa che spaventa è addirittura l'opinione di persone che nemmeno conosciamo, quindi un'opinione che noi non sapremo mai, dato che quelle persone non verranno mai a dircela appunto proprio perché non ci conosciamo. Quindi perché importarsene di un'opinione di qualcuno che noi non conosciamo o di un'opinione di qualcuno che ha il solo scopo di ferirci e di scoraggiarci? La maggior parte delle persone giudicano gli altri proprio perché vedono qualcosa di positivo. Se tu stai provando a fare qualcosa di nuovo e un'altra persona ti giudica è perché in te vede qualcosa di positivo e presa dall'invidia cerca di portarti al proprio livello, perché è brutto vedere che qualcuno sta andando avanti mentre tu sei rimasto indietro. E quindi che fa quella persona? Ti giudica cercando di bloccarti per far sì che non si senta sola al proprio livello, ed è proprio là che tu invece devi ignorare completamente quel giudizio e andare tranquillamente avanti. Dopo aver capito quindi da chi proviene il giudizio, bisogna analizzare il giudizio. Spesso annebbiati dalla paura del giudizio non si riesce ad analizzarlo, ma in realtà è molto semplice. Si capisce già dal tono in cui una persona ti parla e dalle parole che usa, perché se è una persona che ti sta giudicando in maniera costruttiva, quindi una persona che davvero sta cercando di aiutarti, cercherà di farlo in un modo in cui tu non possa ferirti da ciò che dice, ma possa solamente apprendere cose positive. Se invece è una persona che cerca di portarti in basso e quindi di bloccarti, si capisce subito perché userà dei termini nemmeno troppo calcolati, penserà solamente a ferirti e a ferirti. Nel momento in cui viene espresso un giudizio nei tuoi confronti, la prima cosa da fare è chiedere a te stesso se condividi ciò che è stato detto, quindi capire se è una cosa costruttiva oppure se è una cosa per farti male. In un secondo momento pensare: io condivido quello che mi è stato detto, e nel momento in cui si condivide allora cercare di ricavare il buono da ciò che è stato detto, ricavarne una lezione e quindi cercare di migliorare piano piano nel tempo. Ma nel momento in cui tu non condividi ciò che è stato detto, a maggior ragione se è stato detto a una persona che non se ne intende nemmeno di quello di cui sta parlando, allora perché importartene? Perché bloccarti e stare lì a farti bloccare appunto da un giudizio irrilevante, un giudizio da cui tu non puoi trarre niente di positivo, puoi solamente trarre pensieri negativi che porteranno alla fine o ad un blocco o ad ancora altri pensieri negativi. Quindi, essendo che non c'è niente da trarre, l'importante è lasciar correre, lasciare stare, anche perché i giudizi arriveranno sempre. Non è detto che arrivano sempre giudizi negativi o sempre giudizi positivi, cioè quello e quello. Quindi bisogna capire cosa fare sia nel momento in cui si condivide appunto e quindi trarre il positivo, e nel momento invece in cui c'è qualcosa di negativo lasciare solamente stare, perché non c'è niente di positivo che si può trarre. Capendo se condividi o no ciò che è stato detto, stai controllando pian piano la tua reazione, quindi stai abituando la tua mente a non reagire subito in maniera negativa, perché il cervello funziona per abitudini e quindi tende sempre ad andare verso la direzione che riconosce di più. Quindi se tu appena vedi che qualcuno sta parlando con una persona che si trova a fianco e ti guarda e tu ogni volta subito pensi: oddio, stanno parlando male di me, oddio, stanno ridendo di me, il tuo cervello sarà sempre più incline a pensarlo ogni volta ancora di più in maniera sempre peggiore. Quindi bisogna, tra virgolette, educare il proprio cervello a capire che ci sono due direzioni, cioè quella positiva e quella negativa, e che sta a te scegliere quale percorrere. Essendo che appunto bisogna rompere un'abitudine, non è per niente semplice,
semplice, ma bisogna pian piano fare dei piccoli passi, appunto come sto descrivendo nel video, per poi procedere e farlo diventare una cosa sempre più spontanea. Anche tu avrai giudicato almeno una volta nella tua vita una persona che non conosci, e dato che tu non conosci quella persona, non sai effettivamente cosa sta facendo, quanto impegno c'è dietro ciò che sta facendo quella persona, quindi capisci che molto spesso le persone giudicano, sì, ma poi se ne dimenticano anche di ciò che hanno detto, dato che la propria vita non gira intorno a te, intorno a quello che ti hanno detto. Accetta questa cosa, che la tua vita gira intorno a te, ma non è il mondo che gira intorno a te, quindi alcune persone se ne dimenticano totalmente di quello che ti dicono, quindi perché stare là a focalizzarsi le ore su cose che delle persone non si ricordano nemmeno dopo 10 minuti che te l'hanno dette? Quindi perché stare là a bloccarti, a fare una tragedia di una cosa così frivola? L'ultimo punto è quello di appunto lasciare correre, lasciare stare, prendere consapevolezza del modo in cui si reagisce a qualcosa. Ci sono quindi due modi di reagire al giudizio di una persona. Il primo è il pensiero automatico negativo e il secondo è il pensiero alternativo funzionale. Nei momenti in cui tu vedi qualcuno che parla male di te, puoi per prima cosa pensare oddio che stanno dicendo, ma che è successo? Oppure puoi pensare ok, quelle persone stanno parlando male di me, che posso fare per interromperle? Assolutamente niente. Ragionando nel primo modo andrai solamente ad arrabbiarti, a rattristarti e a ripensare a ciò che magari stanno dicendo, cosa che tu non saprai mai, perché quando una persona ti guarda e parla potrebbe star dicendo la cosa più brutta del mondo e la cosa migliore del mondo. Tu che vai a pensare direttamente alla cosa negativa non potrai che avere pensieri negativi e quindi arrabbiarti e riempirti di emozioni negative. Invece nel momento in cui tu accetti che non puoi fermare una persona che parla male di te perché è impossibile, è là che capisci ok, mi sento meglio, vado a dare le mie energie in una direzione migliore, in una direzione in cui io posso trarre di più e trarre appunto cose positive e proficue per la mia vita. Bisogna prendere consapevolezza che nei momenti in cui tu ti fidi di un giudizio degli altri e quindi o ti blocchi o cambi te stesso, ti stai fidando più degli altri che di te stesso. Gli altri non sapranno mai davvero cosa c'è dietro ciò che fai, cosa c'è dietro la maglietta che hai messo, cosa c'è dietro la battuta che hai fatto, non potranno mai sapere tutto quello che c'è dietro, il tuo impegno, il tuo passato. E quindi perché dare più fiducia a quello che dice l'altra persona, inconsapevole di tutto ciò che c'è dietro a una piccola azione, rispetto a che dare fiducia a te, avere fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Nel momento in cui tu ti fai influenzare, dai più fiducia a un'altra persona, gli stai dando in mano le tue capacità, le tue scelte, perché ti stai facendo totalmente influenzare, lasciando quindi un minuscolo spazio a te stesso, e facendo così la tua fiducia in te stesso va solamente a diminuire, non c'è modo di farla risalire, perché tu la stai dando in mano ad un'altra persona e quindi è l'altra persona che è là a giocare con le tue possibilità, con le tue opportunità, con le tue strategie, con le tue abilità, è lì a giocare con te e con ciò che tu potresti fare di proficuo. Quindi non fidarti del giudizio degli altri, fidati solamente se sai che è una persona che davvero ti vuole bene, che sa cosa c'è dietro a ciò che fai e che vuole solamente aiutarti. Se no, lascia andare, lascia correre, lascia stare. Detto da una persona che pensa tanto come me. Il messaggio che voglio trasmettere è quello di pensare di meno e fare di più, perché non potrai mai fermare certe dinamiche nel mondo, puoi solamente controllare quello che fai tu e la tua reazione alle cose, ma quello che succede intorno non potrai mai fermarlo. Quindi perché stare a pensare a una cosa che non puoi controllare, una cosa che non dipende da te? Tanto vale pensare a come tu reagisci a questa cosa che ti succede e che non dipende da te, rispetto a che pensare ma perché succede a me questa cosa, perché succede a me. È inutile. So che non è facile smettere di pensare a ciò che dicono gli altri e imparare a buttarsi, ma nel momento in cui tu sei in dubbio se buttarti su qualcosa di nuovo o no, cerca di ripensare al momento in cui tu ti sei bloccato. Cosa hai ottenuto da quel blocco? Cosa hai ottenuto ascoltando ad un'altra persona? Assolutamente niente. Non c'è niente che dicono gli altri che deve farmi dubitare in maniera negativa e farmi bloccare da fare qualcosa che mi piace, qualcosa di cui sono appassionato. Non c'è nessun motivo. Concludo quindi questo video dicendo che appunto non è facile lasciar stare, lasciar correre, stesso io non lo faccio sempre, credo che nessuno in realtà lo faccia sempre, però è importante sapere che ci sono persone che hanno solamente l'obiettivo di abbattere gli altri appunto per riportarli al proprio livello, e quindi sono persone da cui bisogna allontanarsi, che bisogna lasciar perdere, lasciare stare completamente. Ci vediamo ad un prossimo video.